Ciao a tutti, oggi sono ai piedi della Moiazza con Arianna e Tiziano. Abbiamo lasciato l'auto a Passo Duran dopo qualche vicissitudine, visto problemi di viabilità, e in teoria stasera dovremmo pernottare al rifugio Carestiato. Quindi per ammazzare un po' il tempo adesso facciamo un'escursione verso il bivacco Grisetti e i labirinti della Moiazza. Questa prima parte il sentiero è attraversato da parecchi rigagnoli d'acqua che rendono abbastanza fangoso il progredire, infatti ci sono un po' di passerelle in legno. Adesso comincio a capire perché si chiama Moiazza. Moia, bagnata. Oh, non male il colpo d'occhio. Dobbiamo arrivare fin là in cima. Secondo me sì. Sostanzialmente, quando abbiamo pianificato il giro, volevamo fare un anello per arrivare al Carestiato, ma non ci siamo riusciti perché questo comportava di fare un pezzo della ferrata Costantini. Tiziano dice quasi tutta, e nessuno di noi aveva voglia, cioè aveva le palle di farlo fuori dai denti. Quindi andiamo fino al bivacco, ci facciamo il labirinto della Moiazza, poi torniamo giù al Passo Duran e saliamo al rifugio Carestiato per pernottare. Qua c'è una specie di ultra trail oggi e sul sentiero comincia a prendere una piega decisamente più ripida. Alla faccia della passeggiata. Ma dai, sono 2 passi, lo vuoi che sia. Che miseria. Moro. Oh, ma non dovevi mica spianare? Vai, che dopo spiana, vai. Spiana? Sì. È sempre peggio. Il bivacco penso che sia là in mezzo nella conca, giusto? E fanno una ultra trail super di qua. Sono folgorati. È un secondo, guarda. E qua giriamo a sinistra? Sì, perché segnala che a livello di questo ramo bisogna girare. Ah, davvero? Ah, beh, questo. No? Si va avanti? Sicura? Sicura? Sì. Dopo lunghe discussioni abbiamo deciso all'unanimità, con una serie di dubbi, di prendere a sinistra e andare direttamente al bivacco Grisetti, e poi si vede. Dai Arianna, che più avanti spiana! Aiuto! Allora, adesso siamo a 1900 metri. Il bivacco è a 2050? Sì. Quindi 150 metri. Ce la faremo. Beh dai, che sembra che spiana adesso, no? Eccolo il bivacco! Dove? Ma Ah sì! C'è la macchia rossa, finalmente. Il Vant della Moiazza. mi aspettavo tutta un'altra roba. Sì. Io mi aspettavo una forcella, qualcosa. Però abbiamo i segnavie che ci indicano senza ombra di dubbio bivacco Grisetti. Che va di là comunque. Che va di qua. Ah, ecco qua, bivacco Grisetti. Tre, 9 posti letto e tavolino collassabile. Bello. Allora, praticamente adesso al bivacco abbiamo trovato 2 signori che ci hanno più o meno indicato da che parte è il labirinto della Moiazza, ma non ho mica ben capito cosa c'è. Una traccia di sentiero. C'è una traccia di sentiero, bisogna un po' indovinare e arrivare più o meno là, poi quelle parettone là sotto. Bisogna scendere, si tengono sulla sinistra. Quindi senti, sono le 14:22 per le 18.
Cosa combiniamo? Siamo più alti del sentiero. Siamo più alti del sentiero. Quindi Qui dobbiamo... c'è scritto proprio labirinto. Ok. Bisogna dire che i signori avevano ragione, che beccare l'entrata del labirinto facendo il percorso al contrario è poco intuitivo. Niente, abbiamo trovato l'ennesima Mugara. Dici che è più basso il sentiero? Vediamo qua com'è. Se è ripido torniamo indietro e aggiriamo. Se no, allora ha tutta l'aria di essere ripido. Quindi torniamo indietro. Siamo giusti? Sembra di sì. Là. Beh, è un po'... ma Là. ha tutto l'aspetto dell'inizio dei Ha labirinti. tutto l'aspetto di qualcosa di ripido. Prego. A me l'onore. Sì, è battuto, si vede. Dai che Nemo. Ah, non è male, eh. Che bello. È un passaggio un po' strano questo. Fammi vedere. Grande l'idea di farla al contrario, Ubi. Ma no, ma io non ho colpa. Ho colpa. Ah no, bello. Però posso capire perché forse era meglio farla al contrario. Ah, però dai. Non è male, eh. È tutto strapiombante, guarda che figo. E adesso giù per di qua. Ma non si passa, Tizi? No, con lo zaino no. Ostia. Vabbè, togliamoci gli argani. Fermo lì. Gracias. Non è che mi fate piacere anche a me avere di prendere lo zaino. Cosa metto dentro sto zaino, Ubi? Niente, ho delle cose inutili tanto per fare allenamento. Dai, il prossimo giro al buso della lana. Sì, qua sembra più potabile. Tizi, hai visto che avevo ragione, che c'era neve. Guarda là, c'è neve. Dovevamo portare le ghette. Le ghette. Senti che freddo. Mamma mia, parla di essere in un frigo. Bisogna saltare là in cima. Ecco, lo spilungone della compagnia in 2 passi ha superato l'ostacolo, ovviamente. E qua dove si finisce? Veramente interessanti queste pareti. Però i due di prima hanno detto che se andiamo verso le cascate, dopo si scende fino al paese, bisogna ritornare su fino al Passo Duran. Mi sembra... No, bisogna ritornare su fino al sentiero che abbiamo fatto all'andata. Fino al bivio dove qualcuno ha deciso di andare a sinistra. Scusami un attimo, scegliendo di farla a sinistra, ti ho fatto fare i labirinti al contrario che sono una figata. Solido. Zepria. Le appoggiate a Siano. Comunque uno veramente deve andarsene a cercare sto posto. Quindi qua siamo a Casera Moiazza o ai Ruderi. Ai Ruderi. Sono le 4, se vogliamo riuscire ad arrivare al rifugio Carestiato per ora di cena, mi sa che è meglio che lasciamo perdere le cascate. Sono d'accordo. Allora, informazione di servizio. Questo qua è il bivio che ci riporta da dove siamo arrivati, Passo Duran, oppure ci porta giù verso le cascate. Questo qua è il segnavie che è stato divelto e noi in modo molto distratto siamo andati verso le cascate e ci siamo accorti di aver sbagliato strada dopo un quarto d'ora, 20 minuti che camminavamo e adesso ce la siamo rifatta in su e prendiamo questo pezzo di sentiero che però direi si nasconde un po' e soprattutto almeno in questa parte iniziale si nota poco e in alcuni punti sembra proprio che sparisca, come ad esempio qui, per cui non dà da pensare che sia un sentiero
il sentiero da seguire, intendo. Quindi abbiamo accumulato una mezz'ora, 40 minuti di ritardo probabilmente. Abbiamo fatto un colpo di telefono al rifugio e gli abbiamo chiesto di tenerci qualcosa in caldo per quando arriviamo. Passo Duran 1 ora e 40. Sono le 5, abbiamo ancora un paio di ore per arrivare al rifugio Carestiato. Allora, adesso siamo riusciti finalmente a tornare al Passo Duran e all'auto. Sono le 18, quindi abbiamo un'ora secca di tempo per arrivare al Carestiato. Beh, la salita è stronzissima, però puoi mettere le luci, che figata. Adesso abbiamo intercettato questa forestale che ci porterà al rifugio. Carestiato! Sempre più in alto, ovviamente in salita. Alleluia, siamo arrivati. Io per oggi ho dato. Guarda che panorama. Mangiamo fuori o dentro. Ho fame. Andiamo a mangiare. Uffa, andiamo a mangiare. Uffa.